Benvenuti, sono Aspi96 e in questo video vi parlo di pedofilia. Dunque, ho deciso di trattare questo argomento per lo stesso motivo per cui ho scelto di trattarne altri. Sento molte cazzate. Come sempre, vi ricordo che non sono né un avvocato né un medico, quindi non dovete prendere le mie parole come quelle di un esperto di cui fidarsi ciecamente. Quindi ricordate di verificare tutto ciò che dico. Partiamo dalla parte legale in Italia sull'età del consenso. Contrariamente a quanto molti credono, non è di 18 anni. L'età del consenso in Italia è generalmente di 14 anni. Questo significa che sì, da un punto di vista legale in Italia, una persona di 70 anni può fare sesso con una di 14. Ho schioccato le dita e non va bene. Come sempre però ricorda che non sono un avvocato, quindi informati prima di prendere decisioni legali basate su quello che dice un tizio su YouTube. L'età del consenso si alza poi a 16 anni se il partecipante adulto è un'autorità nei confronti del minore. Rimane comunque illegale la prostituzione minorile. Non rispettare l'età del consenso è un reato. La pedofilia invece no, è un reato. Chiariamo subito. La pedofilia consiste per definizione nell'attrazione sessuale nei confronti di bambini. Esistono anche altri termini per distinguere le fasce di età delle persone per cui vi è attrazione, però lasciamo perdere per questo video. Ora, è chiaro che un pedofilo possa essere un criminale e che lo diventi se mette in atto i propri desideri, ma è anche chiaro che un individuo possa essere un pedofilo senza aver mai commesso un reato. La pedofilia è semplicemente un'attrazione sessuale, definita come disturbo mentale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Durante la registrazione ho messo la videocamera di fianco ad una scatola e si vede. Un'attrazione sessuale, definita come disturbo mentale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non è assolutamente detto che si manifesti come comportamento violento, illegale o immorale. Ora, lo devo ammettere, è abbastanza triste leggere su internet gente che incita alle peggio cose per i pedofili. Pensatela in questi termini. Magari chi dice di uccidere o torturare i pedofili non si riferisce veramente ai pedofili, ma a chi molesta i bambini. Bene, ma voi immaginate come si debba sentire un pedofilo che legge quelle frasi senza aver mai commesso nessun crimine. Come società non dovremmo cercare di dare una mano a queste persone? Seriamente, qual è il motivo per cui sentirci giustificati a condannare, anche solo a parole, una persona non per quello che fa, ma per quello che prova, che ci piaccia o meno? La quantità di ignoranze e pregiudizi su questo argomento è tale che probabilmente perfino sul mio canale ci sarà una risposta parzialmente negativa a quello che sto dicendo. Si pensi a coloro che invogliano alla castrazione chimica per i pedofili. Spesso non sanno né cosa sia la pedofilia né cosa sia la castrazione chimica. La castrazione chimica non è una punizione, è una cura. La castrazione chimica consiste nel ridurre la libido tramite farmaci, non è altro. Nel caso dei pedofili non deve essere una punizione, ma un modo per ridurre la loro attrazione nei confronti dei bambini, in modo da rendere meno probabile che commettano effettivamente atti illeciti. In Germania esiste effettivamente un programma di aiuto per i pedofili. Ci sono due scopi: evitare che essi diventino criminali o che continuino a commettere crimini se ne hanno già commessi, e aiutare effettivamente queste persone, specialmente quando non sono colpevoli di nulla. Secondo me servirebbe anche in Italia e in ogni paese occidentale civile. Per chi volesse maggiori informazioni, le trova in descrizione. Come sempre, votate il video, commentatelo, condividetelo e se non sei ancora iscritto, iscriviti, così ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Allora, io volevo fare un video direttamente che parli di un argomento che non ho mai affrontato, la pedofilia. Ragazzi, mi raccomando, quando vedete per strada io invito la violenza più inaudita, ammazzateli, picchiateli a morte, fate quello che volete, poi chiamate la polizia. Ma se avete un pedofilo che sa che sta facendo o cerca di pescare minorenni o sta compiendo atti sessuali, picchiatelo a sangue. Che non me ne pento le parole che non è che dopo voglio inneggiare la violenza, inneggia la violenza in questi casi, della pena, fare una cosa del genere. E quando vedi questa video succede che non sono malati, sono pezzi di merda. Sono perché tanto che non riescono a fare queste cose diciamo sessuali con persone adulta, persone adulte, perché sono impotenti, sfigati, falliti, sfogano sui bambini o sulle bambine, quindi è assolutamente denunciabili. Tipo questi pezzi di merda sono tanto diversi da quei 60 anni, 70 anni che ci provano con ragazzi di 20 anni. Mangiate queste troiette poi si usiga, che vengono addirittura forteggiati da 70 anni, possono ricchi sfondati, ce l'hanno pure. Però un conto si usa la maggiore età, un conto se sono minorenni. E io invito a segnalare un pezzo di merda, un pedofilo bastardo su Facebook chiamato E allora questo pezzo di merda, adesso vi dico come ti trovate perché non c'è solo quindi vedete la scritta sotto di lui, no? Questo pezzo di merda, anzi no, sotto il suo nome, ce ne sono tantissimi, vedi, però vivi a questo pezzo di merda. Come aprite il suo Facebook troverete se faccio la cazzo, denunciate sto pezzo di merda, segnalate, non mi ha bloccato sto pezzo di merda, ho anche invitato a lasciare vicino, purtroppo sta a Napoli, a modo non è che vado a spendere benzina autostrada per picchiare sto pezzo di merda. Se fosse stato di Napoli avrei pestato il sangue, avrei chiamato alcuni miei amici, avrei mandato a pestarlo, tanto mi divertisce a menare qualcuno, ma questa volta non è un fatto serio. Invito a segnalarlo, perché bisogna far chiudere profilo a queste persone che sono dei meriti falliti, vanno assolutamente fermati in tutti i modi, sia a livello illegale che a livello cioè in qualsiasi modo. Io non ho pietà.